Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario. Andiamo a vedere questo 2026 come sarà. Lo facciamo attraverso un viaggio bellissimo considerando le 12 case astrologiche che in buona sostanza sono tutti gli aspetti della tua vita. Andiamo a vedere il lavoro, l'amore, la salute, la vitalità, dove avrai successo quest'anno. Andiamo a vedere quali sono le trasformazioni interiori che avverranno, se ci saranno dei viaggi, se sono brevi, se sono lunghi. Come sta la tua fede? In cosa andrai a credere? Quali trasformazioni profonde avverranno? Il karma, l'occulto. Insomma, andiamo a fare un viaggio bellissimo insieme per avere un quadro visionario di quello che potenzialmente è in serbo per te. E questo è un anno 1, il 2026 è un anno 1, cioè l'anno del mago, l'anno non delle trasformazioni, delle manifestazioni in grande. Quello che seminerai quest'anno è quello che ti porterai avanti per i prossimi 9 anni. Quindi, ragazze mie e ragazzi, concentriamoci bene sulla bellezza, sulla gioia, sulla vitalità, perché abbiamo chiuso un anno, il 2025, che era stato un anno 9, cioè l'anno dell'eremita, della profonda introspezione, di grandi pulizie, di grandi tagli, e finalmente ce la facciamo questo 2026 alleggeriti, pronti a realizzare il nostro capolavoro di vita. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi che ancora non avessero iniziato il percorso dei 21 giorni, lo trovate qua sotto all'info box in descrizione con tutte le pratiche sciamaniche per realizzare i vostri più grandi obiettivi, come state facendo già centinaia di voi, e a gennaio partiranno le masterclass, ossia realizzazione di un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica e il viaggio dell'eroe coi tarocchi. Saranno degli appuntamenti pazzeschi dove andremo a fissare l'obiettivo o sì o sì. Cioè, realizzazione di qualsiasi cosa, perché non c'è limite alla realizzazione degli obiettivi più belli, più profondi, più prosperi che la tua anima ha, va bene? Allora, detto questo, ragazze mie ragazzi, io partirei con questo viaggio straordinario. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare quest'opera per te affinché tu possa avere gioia, prosperità, bellezza e abbondanza. Sabbe satta sukhi hontu. Metteremo 3 carte per ogni casa astrologica. Prima carta, cioè scusami, prima casa, che è la casa dove andiamo a vedere chi sei e come inizi l'anno, è la casa dell'ascendente. Chi sei e come inizi l'anno. 3 carte. 1, 2, 3. Seconda casa è la casa dei soldi, delle risorse, del valore, dei possedimenti, come valorizziamo ciò che ci sta intorno anche e come siamo in grado di sfruttare i nostri beni, no? Per il servizio. Vediamo un po', 3 carte, 1, 2, 3. Poi, terza casa è la casa della comunicazione. Come comunicherai quest'anno? Anche la casa dei fratelli, anche la casa dei viaggi brevi e anche la casa del tuo immediato ambiente, cioè chi hai intorno. Vediamo. 3 carte, 1, 2, 3. Poi andiamo a vedere la quarta casa, che è la casa della casa, cioè della famiglia, del luogo in cui vivi, delle tue radici, della famiglia d'origine, anche dei bisogni emotivi. Quarta casa, 2, 3. Poi andiamo a vedere la quinta casa, che è la casa dell'amore per la vita, della vitalità, dell'energia creativa, della creatività, e anche la casa dei flirt, la casa dei figli, delle figlie, se si desiderano anche dei figli, e la casa
dove andiamo a vedere la tua vitalità, la creatività, che è fondamentale, no? Il gioco. 1, 2 e 3. Poi andiamo a vedere la sesta casa, che è la casa del lavoro e della salute. Sesta casa. 1, 2 e 3. Poi andiamo a vedere la settima casa, che è la casa delle unioni stabili, delle relazioni stabili, dei matrimoni, anche dei contratti, delle relazioni che durano. Settima casa, dell'amore stabile, no? 1, 2, 3. Poi vediamo l'ottava casa, che è la casa delle trasformazioni profonde, dell'occulto, dell'inconscio, della morte e della rinascita, della sessualità, dei limiti, dei tabù da superare. Vediamo, anche dei possedimenti in comune, la casa anche delle risorse profonde, no? Ottava casa, vediamo. 1, 2 e 3. Poi vediamo la nona casa, che è la casa dei viaggi lunghi, della fede, della vocazione, della filosofia, delle credenze. Vediamo, nona, 1, 2, 3. Nella decima casa invece adesso andiamo a vedere dove avrai successo quest'anno, dove brillerai tu nel 2026. Dove brillerà l'Acquario nel 2026? Dove avrai successo? 1, 2, 3. Oh là là, stanno uscendo tutte. Adesso andiamo a vedere l'undicesima casa, che è la casa delle amicizie, è la casa anche dei nuovi alleati, dei progetti di gruppo, delle cause comuni. Vediamo, undicesima casa. 1, 2, 3. E poi andiamo a vedere la casa dodicesima, che è la casa dell'occulto, di ciò che non sai, delle sfide karmiche che arrivano e non lo sai. Quella casa che, superate quelle sfide karmiche, permette di realizzare una grande evoluzione spirituale. Dodicesima casa. 1, 2 e 3. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà quest'anno 2026? Allora, partiamo dalla prima casa. Paggio di spade, la forza e il 3 di spade. Allora, io vedo chiaramente che con il paggio di spade, la forza e il 3 di spade sarà un anno di grande introspezione. Qua c'è curiosità e desiderio di capire te stessa o te stesso fino in fondo. Però ci sono anche alcune ferite passate o delusioni che potrebbero riaffiorare. Cioè, questo non è un anno per nascondersi, nel senso le situazioni ti chiedono di confrontarti con la tua vulnerabilità e affrontare definitivamente le tue paure. Quali sono queste paure? Lo troverai durante l'anno, quindi la forza ti aiuterà a trovare il coraggio per trasformare il dolore in consapevolezza e forza. Cioè in pratica ti sentirai chiamata o chiamato a fare pulizia emotiva definitivamente, chiudere vecchie ferite e qua imparerai a mostrarti al mondo, perché la casa dell'ascendente, l'io interiore, no? Come ti mostri la prima casa, imparerai a mostrarti al mondo con maggiore autenticità e senza maschere. Io sono così, pulita così, non mi nascondo più, mostro la mia vulnerabilità e questo mi fa vincere.
Cioè, quello che dirai e come ti esprimerai al mondo, come ci insegna la prima casa, avrà un impatto importante sulle persone. Le relazioni con gli altri saranno proprio uno specchio potentissimo. Ti aiuteranno a vedere dove serve coraggio e dove serve lasciare andare ciò che non serve più nelle relazioni con gli altri. Quindi, rispetto a come ti sei relazionato o relazionato fino a questo momento con la vita, con gli altri, potrebbero emergere delle vecchie ferite che tu trasformerai e ti, ripeto, mostrerai al mondo in modo più autentico, più chiara su chi sei, cosa vuoi, dove vuoi andare. Quindi è un periodo di crescita personale molto intensa, dove ogni scelta che farai, ogni parola che dirai, ogni azione che farai avrà un peso potentissimo e ti farà diventare centrata, centrato. Ok? Caspita, qua tu risvegli proprio il leone, eh? Sì. Vediamo la seconda casa. 6 di coppe, re di denari. È il mondo. Questo è l'anno dove finalmente consoliderai ciò che hai costruito. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco ha divampato indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo, archetipi che scavano nell'ombra, passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Questo re di denari ti dà capacità pratica, ti dà concretezza. Io qua vedo che gestirai magnificamente le tue finanze. Farai anche degli investimenti oppure prenderai delle decisioni economiche molto importanti con lungimiranza, ok? Il 6 di coppe mi parla di opportunità, mi parla di un ritorno di opportunità dal passato, per esempio, forse qualcuno che conosci bene oppure un progetto rimasto sospeso si ripresenterà con ottime possibilità di crescita. Qualcosa che facevi prima magari, ok? Che comunque ti dà gioia e dà opportunità di crescita e espansione economica. Questo mondo è stupendo perché chiude la seconda casa con un'energia di completamento, di successo. Ciò che semini quest'anno a livello pratico ed economico darà risultati concreti e duraturi. Guarda un po'. Questo è l'anno in cui ti sentirai realizzata, realizzato, appagata, cioè sei pronta a godere dei frutti del tuo impegno. Cioè, è incredibile, eh? Hai capito, no? Cioè, questo re di denari rappresenta una figura solida, concreta, affidabile. Potrebbe anche essere qualcuno di reale nella tua vita che entra quest'anno a livello economico o professionale, tipo un mentore oppure un partner negli affari, oppure una persona che ti supporta nel costruire la tua stabilità, la tua sicurezza. Però non è solo esterno, perché questa energia ti invita a incarnare tu stessa o tu stesso queste qualità, cioè responsabilità, lungimiranza, disciplina e capacità di valorizzare ciò che possiedi. Questo 6 di coppe è stupendo perché ti porta proprio una possibilità di recuperare qualcosa di passato, magari una tua attitudine, un tuo aspetto del passato,
o di ricevere aiuto oppure doni dal passato sotto forma di opportunità che sono già note, oppure persone fidate del passato che ritornano. Quindi il re di denari non è solo autorità e disciplina, diventa un alleato concreto che ti permette di materializzare ciò che il passato ti ha già preparato. Ok? E il mondo è il successo in quest'ambito. Chiunque o qualunque situazione arrivi ti porta a chiudere un ciclo, a completare qualcosa, a ottenere risultati reali, tangibili. Cioè, queste tre energie insieme dicono puoi costruire quest'anno stabilità con l'aiuto giusto e raccogliere i frutti del tuo impegno in maniera completa. È stupendo, bellissimo, sono felicissima di dirti queste cose, stupendo. Passiamo adesso a vedere la terza casa. Paggio di bastoni. Il matto, qua ci sei tu. Il sole! Il tuo ambiente intorno ti sostiene, ti dà gioia, movimento. Allora, qua vedo chiaramente che arriveranno delle opportunità o delle idee che ti rendono felice, stimoleranno l'entusiasmo. Perché il paggio di bastoni porta un'energia di curiosità, voglia di imparare, messaggi che ti arrivano, ti invita a metterti in gioco, a fare piccoli passi attivi nella comunicazione, no? Negli scambi quotidiani, senza paura di sbagliare, lo fai con entusiasmo qua. Il paggio di bastoni mi parla di un percorso di scoperta qua, di movimento mentale. Quindi qua riceverai notizie che ti aprono nuove possibilità. Inizierai dei progetti, magari anche piccoli, ma molto stimolanti. E questo che corrisponde proprio a te, il matto, cioè fede totale. Qua io vedo che avrai un'energia di libertà, di leggerezza, di coraggio. Qua mi dice che quest'anno tu affronterai delle situazioni inedite. Affronterai situazioni inedite, come possono essere degli incontri o delle esperienze spontanee che ti scuotono un po', ma che ti portano a crescere proprio. Fede in quelle circostanze. Sai qual è l'invito qua? A saltare verso l'ignoto con fede, con fiducia, proprio lasciandoti guidare dall'intuito più che dalle sicurezze abituali, ok? E questo sole meraviglioso illumina la tua fede qua. Io vedo che il sole ti porta chiarezza, gioia, visibilità ti porta. Le tue idee, le parole, i progetti che nascono quest'anno avranno un riscontro concreto e positivo e attireranno l'attenzione e il riconoscimento. Qua c'è una spinta fortissima verso il successo personale attraverso l'espressione autentica di te stessa o di te stesso. Cioè ogni piccolo gesto di comunicazione, quello che dirai quotidianamente a chiunque al tuo intorno, con le persone che hai a che fare, e le tue azioni quotidiane porteranno grandi risultati, visibilità e riconoscimento. Allora, questa terza casa mi dice che quest'anno tu comunichi, esplori, sperimenti, ti metti in gioco con leggerezza, intelligenza, porterai luce e crescita in ogni piccolo passo quotidiano, non solo a te, a tutto il tuo intorno. Bellissimo! Perché qua c'è il coraggio, supero i miei limiti, bellissimo, ok. Allora, vediamo la quarta casa. Regina di spade, qua ci sei tu. L'imperatrice e il tre di coppe. Qua c'è un'espansione senza precedenti. Allora, la tua casa non è soltanto il luogo dove abiti, no? Dove metti radici, anche la casa interiore. Comunque qua mi dice che nel tuo spazio più intimo c'è un'energia potentissima di chiarezza. Qua ci sei tu con la regina di spade. Vedo che prenderai delle decisioni sagge. Metterai dei limiti dove servono, volti a proteggere il tuo equilibrio emotivo. Ma è proprio assertiva, sarai assertivo. E questa imperatrice mi porta con sé cura, nutrimento, creatività. Io vedo che l'ambiente domestico si trasformerà in un luogo di armonia, di benessere, dove le tue azioni concrete fioriranno e daranno frutti tangibili, ok? Questo tre di coppe mi aggiunge bellezza a tutto questo. Vedo che ci saranno dei momenti di gioia condivisa in casa. Ci sarà del supporto da chi ti sta vicino.
e questo ti permetterà di sentire proprio il calore di una vera comunità o di una vera famiglia, cioè di celebrare insieme, di vivere la casa come fonte di sicurezza, felicità. Cioè in pratica quest'anno tu troverai dentro le mura domestiche chiarezza, protezione, ispirazione e poi questa energia di festa e di sostegno che rinforza le tue radici. Quindi quest'anno cosa accade nella quarta casa? Qualcosa di molto concreto e profondo. Finalmente trovi equilibrio tra mente e cuore. Dentro la tua casa, nella tua vita familiare. Qua vedo che riesci a prendere delle decisioni sagge e a proteggere te stessa o te stesso senza rinunciare alla cura e alla creatività. Cioè è un anno in cui tu trasformerai il tuo spazio. Qua lo renderai più armonioso, lo renderai più nutriente, ma senza dimenticare la leggerezza. Vedo momenti di festa, di condivisione, di gioia con le persone a te care, mi spiego? Cioè la casa diventerà un porto sicuro dove ricaricarti, sentendoti supportata dalle persone vicino, celebrata per quello che sei, per quello che fai, ok? Bellissimo, aspita che bomba qua pure l'acquario quest'anno, eh. È l'anno 1 comunque, grandi manifestazioni qua, eh. Vediamo la quinta casa, la casa della creatività, anche dei figli, delle figlie. La luna, paggio di denari e il 5 di bastoni. Allora, quest'anno vedo movimento funesto, cioè vedo molto movimento qua quest'anno. Allora, la luna ti invita a entrare in contatto con le tue emozioni più profonde, con la tua intuizione, la tua sensibilità, perché è il tuo più grande potere creativo, intuizione e sensibilità. Quasi, la luna ti invita anche a capire cosa ti rende viva o vivo veramente e anche come il piacere e la gioia possano diventare degli strumenti di crescita personale. Qua ti sentirai proprio ispirata o ispirato a esplorare nuovi interessi quest'anno, a sperimentare nuove forme di creatività, sia nel lavoro che nelle passioni, E questo lo vedo col paggio di denari qua che ti spinge a concretizzare le idee e i progetti che hai. Qua vedo piccoli passi ma significativi, che aprono la strada a qualcosa di più grande, ok? Poi abbiamo il 5 di bastoni che mi dice che durante questo percorso potrebbero emergere delle piccole tensioni o delle competizioni o delle sfide con delle persone intorno a te, che possono essere amici, colleghi, anche partner, ma non come ostacoli insormontabili, no, qua vedo piuttosto come degli stimoli che ti spingono a rafforzare il tuo carattere e a imparare a gestire le differenze che hanno gli altri con astuzia e intelligenza, no? Cioè, è una casa, questa quinta casa, che ti invita a giocare quest'anno, a creare, ad amare, ma anche a confrontarti con ciò che ti mette alla prova, imparando a trasformare ogni piccolo conflitto in una spinta verso la tua realizzazione. Mi spiego? Sì. Qua io vedo che quest'anno il tuo desiderio di gioia, di gioco, di creatività sarà davvero potente. Quindi la luna ti dà questa emozione, questa sensibilità spiccata. Per esempio, se desideri un figlio o una figlia, ci sono delle aperture qui, perché l'energia della luna favorisce la fertilità, la connessione con la parte più profonda di te stessa o di te stesso, con ciò che desideri, no? Il paggio di denari indica che tutto questo arriverà passo dopo passo, con attenzione, concretezza, piccoli gesti, decisioni pratiche, azioni costanti, che aprono poi la porta a grandi risultati, sia nel concepimento, sia nella capacità di costruire anche dei momenti felici e pieni di vita. Ricorda che ci possono essere qualche tensione o piccolo conflitto, o con il partner o con le persone vicine, però niente che non si possa superare. Qua serve proprio solo a imparare a canalizzare queste sfide come stimolo, senza perdere la leggerezza, la gioia, mi spiego? Cioè, in questa casa quest'anno ti regala questa voglia di giocare, di creare. Se vuoi allargare la famiglia o semplicemente vivere la vita con entusiasmo, ecco, le energie sono tutte a tuo favore. Sta a te aprirti e lasciarti andare a fare i passi concreti, va bene? Ok, allora, vediamo adesso la sesta casa, che è la casa della salute e del lavoro.
Già mi esce il 9 di denari, regina di coppe, 2 di spade. Allora, partiamo subito dalla mia carta preferita in assoluto, il 9 di denari, che è uscito proprio sul lavoro e sulla salute. Non c'è niente di più bello. Allora, qua mi dice che ci saranno delle soddisfazioni bellissime e concrete nel lavoro, indipendenza economica straordinaria, eh? È come se ti venisse data proprio la possibilità di raccogliere i frutti di ciò che hai seminato negli anni passati e te l'avevo già detto qua, nell'economia. È come se è come se il successo non arriverà per caso quest'anno, è frutto delle tue competenze, della tua disciplina, della capacità di muoverti con intelligenza nel quotidiano. Quindi potresti anche avere dei riconoscimenti concreti, piccoli o grandi che siano, che ti permettano di sentirti orgogliosa o orgoglioso di ciò che costruisci, ma senza dover dipendere dagli altri. Cioè tu hai successo pieno quest'anno, va bene? E questa regina di coppe è bellissima, anche per chi fa un lavoro di assistenza all'altro, al prossimo, riconoscimenti, cariche, bellissimo. E questa regina di coppe ti dice che la tua empatia e la tua capacità di leggere le persone ti saranno utilissime quest'anno, soprattutto nei rapporti con i clienti, con i colleghi o con i collaboratori. Qua il lavoro non è solo pratico, è anche emotivo, cioè tu saprai comprendere il contesto, saprai comprendere le persone attorno a te e questo ti permetterà di navigare tutto quello che c'è da navigare, le sfide, la bellezza, con armonia. Ok? Questo 2 di spade mi parla un po' della salute con questo 2 di spade. Che starai benissimo quest'anno. Questo 2 di spade mi dice soltanto che ci saranno degli inviti a prendere delle decisioni chiare e a non rimandare ciò che riguarda il tuo benessere. Va bene? Potresti avere dei piccoli dubbi su cosa scegliere tra un tipo di alimentazione piuttosto che un'altra, un tipo di routine piuttosto che un'altra. La chiave, ragazze e miei ragazzi, è non bloccatevi. Se decidi e agisci con costanza, la tua energia sarà alle stelle quest'anno. Alle stelle. Cioè in pratica il 2026 ti invita a essere disciplinata, organizzata, a coltivare ciò che ti fa bene e a non sottovalutare la tua intuizione, perché mi dice che il lavoro qui fiorisce quando metti insieme le tue abilità, il cuore e la strategia, e la salute prospera quando fai scelte consapevoli senza rimandare. Ok? Bellissimo, bellissimo. Ok. Vediamo adesso la settima casa, la casa delle relazioni stabili, anche dei contratti, eh. Vediamo, degli amori stabili, vediamo. Abbiamo già il Papa, abbiamo già il matrimonio. Abbiamo il Papa, ma veramente? 10 di coppe, ma veramente? E l'8 di bastoni, veramente? Allora, questa triade mi sta dicendo, qua non si scherza. Cioè, vorrei fare un minuto di silenzio per questa triade in questa casa, perché non è soltanto la casa dei rapporti stabili, dei matrimoni, delle unioni, anche delle partnership professionali che si consolidano e sono veri, eh, scusami, sono ancora un po' così, sono veri diamanti. Allora, partiamo per gradi. Il Papa nella settima casa è il segno chiarissimo che entra una guida, entra un mentore, un'alleanza sacra qua. Allora, e sia una persona concreta, un compagno, un'alleata, un insegnante, un socio, anche un'autorità spirituale, oppure un archetipo che prende forma nella tua vita attraverso gli eventi che fai di grande importanza. Il messaggio comunque è limpido, arriva qualcuno che ti aiuta a crescere e a consolidare, ok? Questo è anche un contratto, benedetto, un contratto. Cioè ciò che si firma quest'anno, ciò che si promette, ciò che si sceglie,
ha radici antiche, sciamaniche, era destinato a questa cosa qua. Questa è un incontro che ti riconosce proprio come quando due anime si vedono, no? E si dicono ti aspettavo. Incredibile. Da quanto tempo stai aspettando questa cosa? Dimmelo. Dai, io sono Acquario, andiamo. Cioè, sia a livello professionale che a livello sentimentale. Da quanto tempo? Di la verità alla Francesca tua, dillo. Ok. Allora, e questo 10 di coppe che te lo dico a fare, è amore condiviso, è la famiglia dell'anima. Che tu sia singolo o che tu sia in coppia, qua c'è un'ondata di bellezza, di intimità che prende forma attraverso l'altro. Questo non è un amore qualunque, è un amore che unisce, è un amore che sana, è un amore che dà pace. Oltre all'amore, essendo la casa delle partnership anche che si consolidano, sia lavorative che professionali, questa è una collaborazione anche che ti fa dire con questa persona posso costruire, posso fidarmi, posso aprirmi. Questa è una carta che parla proprio di felicità, di progetti, di ritorno alla bellezza, l'arrivo di una persona che riaccende quella sensazione di gioia tribale che credevi quasi dimenticata, ok? E questo 8 di bastoni accelera tutto questo, accelera tutto. Questa è una relazione che può evolvere rapidamente. Ho un contratto che può concretizzarsi in tempi record, oppure una collaborazione che nasce da un incontro che ti sembra casuale, ma è destinato. C'è un senso qua di sincronicità potentissima, eventi che si incastrano da soli, come se l'universo ti dicesse vai, vai, è il momento. Quindi qua entra qualcuno con una vibrazione elevatissima, una persona affidabilissima, una persona matura, con valori solidi. C'è anche il segno del toro qua comunque, ma io non sto dicendo i segni durante queste case perché comunque sono limitati a volte per me. Ehm, Però potrebbe essere, come lo vedo marcato questo Papa qua, no? Qua vedo che proprio ci sono relazioni e contratti che assumono proprio un sapore sacro, c'è gioia condivisa, le cose si muovono rapidamente senza intoppi. Questo incontro importantissimo, che sia d'amore o che sia professionale o ambedue, questo io ti dico che cambierà letteralmente la direzione del tuo anno. È come se lo spirito del tuo segno, dell'Acquario, venisse accompagnato da un pontefice, da un costruttore di ponti. E chi è lo sciamano se non è il mediatore dei ponti, costruttore dei ponti, no? Questa persona ti aiuterà a passare da una fase della tua vita all'altra, concreta proprio. Cioè, questa è una casa strabiliante qua. Questa persona ti accompagnerà in modo significativo a livello professionale o sentimentale su un'altra sponda della tua vita. È qualcuno che ti insegnerà qualcosa di importante, che ti aiuta a fare delle scelte consapevoli anche nei momenti di dubbio, eh. Sì, qua è fortissima questa casa, ragazzi miei, ragazzi. Anche, allora, può essere un nuovo amore che arriva in modo inaspettato completamente o l'occasione professionale che aspettavi da una vita che si concretizza velocissimamente grazie a dei contatti, a delle proposte immediate. Questa casa è un portale, ti invita a stabilire relazioni solide, sia nel cuore che nel lavoro. Collaborare con persone che ti sostengono, che ti stimolano. Chi entra nella tua vita quest'anno ha il potenziale di essere il punto di riferimento stabile e di portarti gioia reale e anche insegnamenti profondi. Quindi è un anno in cui tu imparerai a scegliere dove investire le energie, in chi merita davvero, a lasciare andare ciò che non supporta più la tua crescita. È una casa pazzesca. Qua parliamo anche di matrimoni, di convivenza. Vediamo per quanto riguarda la sfera amorosa cosa ti dice l'amore o questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Io ti dico già che il tuo successo quest'anno è nel lavoro e nell'amore.
Dimmi se c'è altro, cioè, incredibile. Lavoro e amore sono entrambe case pazzesche. Allora, poi lo vedevo anche nella quarta casa qua comunque, che c'è crescita, espansione. Vediamo. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Inizialmente questa persona a livello amoroso potrebbe sembrarti una persona sicura di sé ed è così. È una persona di grandi valori. Però tu lo potresti percepire una persona diretta, una persona capace, meno sensibile. Non è così, eh. Questa è una persona di tanto di spessore, scusate il gesto, è quello. Cos'altro? Guarda che cosa ti ho detto. Sto pensando di regalarti un anello. Te, carta canta. L'anello cos'è? L'anello è il compimento, il completamento. Diciamo che è un po' l'epilogo di quello che ti ho letto sia per l'amore che per le partnership professionali. Cioè, pazzesco. Cos'altro? Sei la mia primavera. Questo è il nuovo inizio della tua vita, l'anno in cui cambia la tua vita grazie a tutto il lavoro che hai fatto negli anni precedenti. Questo è l'anno in cui la tua vita cambia, come la volevi tu, come il buon Acquario sa fare, come il visionario dello zodiaco. Quello è. La primavera mi dice che poi in primavera succederanno anche delle cose importanti riguardanti la settima casa, quindi a partire da 21 marzo in poi. Mamma mia, che casona! Che incredibile! Vediamo un po' l'ottava casa, che è la casa che riguarda l'eros, le risorse anche condivise, le verità più profonde, no? Vediamo un po'. Cavaliere di denari, cavaliere di coppe, ci picchia, l'asso di coppe, ma tu sfondi quest'anno. Allora, tu quest'anno costruirai basi solide nelle relazioni intime e anche nelle collaborazioni dove ci sono le risorse condivise. Questo è un invito a muoverti con costanza, a prenderti cura degli investimenti emotivi, gli investimenti materiali, investimenti finanziari senza fretta, ma con dedizione. Questo cavaliere di coppe invece mi porta a romanticismo, passione, apertura emotiva. Mi dice che ci sono degli incontri profondi, ci saranno dei legami che ti emozioneranno, ci saranno delle relazioni in cui l'eros e la dolcezza si mescolano. Per chi è singolo potrà significare un amore che stimola cuore e anima, perché già in coppia ci saranno momenti di rinnovamento, di gioco, di intimità condivisa, capaci di far crescere il legame. L'abbiamo visto anche qui. E poi il dono più bello te lo dà quest'asso di coppe meraviglioso che ti dà proprio nuove emozioni qua. Qua c'è una rinascita tua e delle aperture profonde. È un anno in cui tu potrai scoprire una nuova intensità nell'amore e nella sessualità, ma anche nella creatività condivisa. Abbiamo visto qua che abbiamo partnership di lavoro e d'amore importanti. Quindi ci sarà una creatività condivisa e nelle emozioni che circolano proprio nelle partnership strette. C'è qualcosa di puro, di fresco, qua vedo che si inizierà, qualcosa che ti toccherà l'anima, che ha la possibilità di trasformare in meglio la tua vita emotiva. Cioè, in pratica, l'ottava casa mi dice che nel 2026 tu sarai chiamata o chiamato a entrare in contatto con ciò che conta davvero, che è un eros autentico. Che cos'è l'eros? È la Kundalini. È la capacità di desiderare profondamente. Qua vedo rapporti profondi e significativi e anche la possibilità di ricevere dei doni emotivi e concreti che cambiano lo scenario della vita condivisa. Questo è un anno di apertura profonda, di coraggio, di slancio verso ciò che nutre veramente cuore e anima insieme. Wow, ok, continuiamo. Nona casa, la vocazione, le credenze, anche i viaggi lunghi. Vediamo, anche la fede, no? 7 di spade,
la papessa e il 6 di spade. Allora, ti dico, siccome la nona casa non parla solo di viaggi fisici, studio, ma anche della vocazione superiore, esplorazione interiore, della fede, no? Cioè, di ciò in cui crediamo, dei valori che guidano le nostre scelte, la nostra visione del mondo, di questo parla la nona casa. Ecco, qua mi dice che alcuni percorsi o alcune informazioni potrebbero non essere completamente chiari. Sarà importante per te imparare a valutare chi è sincero e chi no. Ma questo non è un limite, perché è un invito a sviluppare la saggezza per te, saggezza pratica. Qua imparerai a muoverti con intelligenza intuitiva. Saprai leggere le situazioni e le persone senza fretta, oltre a quello che dicono e che vedi. Le saprai leggere nell'aurea. Questa papessa qui è la guida centrale di questa nona casa, rappresenta la conoscenza profonda, l'intuizione, anche una figura femminile che ti può fare da mentore o ti può fare da specchio. Per te questa presenza può anche non essere necessariamente fisica, cioè indica la tua capacità di attingere a una saggezza interna o a un insegnamento interno che può trasformare il modo di vivere la tua fede e le tue credenze. Potrebbe essere anche una persona influente comunque questa, che ti aiuta a vedere la vita con chiarezza. Anche un percorso di studi o di spiritualità o approfondimento che ti conferisce autorevolezza e influenza sugli altri. Ok? E questo 6 di spade mi parla sia di viaggi fisici che puoi fare, sia di viaggi mentali. Cioè, tu vedo che intraprenderai quest'anno dei percorsi che ti porteranno lontano, ti porteranno a scoprire mondi nuovi, culture diverse, oppure conoscenze che prima non ti erano accessibili. Ecco, questo movimento non è solo attraverso il fisico, no, geografico, soprattutto evolutivo per te. È un passaggio che libera dalle vecchie limitazioni, dal 5 di spade, ti libera dagli schemi mentali troppo rigidi e ti aprirai a una visione più ampia della vita. Cioè, in pratica questa nona casa ti dice che tu nel 2026 avrai l'opportunità di trasformare la tua visione del mondo, cioè capire meglio quello in cui credi, avere più fede, sviluppare l'intuizione. Vedo anche che potresti viaggiare o studiare qualcosa di importante e attraverso quello che studi, questo percorso, diventare più influente, più sicura o più sicuro nel guidare te stessa e anche tutte le persone che ti stanno intorno. Cioè è un anno di... non c'è carta migliore nella nona casa che la papessa. È un anno di crescita interiore profondissima questa, in cui le esperienze, anche quelle che all'inizio sembrano delle sfide, serviranno a costruire una saggezza tua pratica e riconosciuta anche agli altri. Ok? Wow, ok. Ok, andiamo a vedere adesso. Rullo di tamburi. Dove avrai successo quest'anno? Dove brillerai? Abbiamo visto già nel lavoro e nell'amore, ma andiamo a vedere cosa ci dice la 10ª casa. Dove avrai successo quest'anno? Re di bastoni, 9 di bastoni e il 5 di bastoni. Quest'anno tu avrai successo nel portare avanti ciò che ti appassiona veramente. Quello che ti motiva sia a livello emotivo, l'abbiamo visto in questa casa e in quest'altra, nella sesta e nella settima, e al contempo avrai successo nella concretezza della vita reale. Allora, qua non si tratta di ottenere solo successi materiali o professionali, ma tu lo farai in modo che rispecchi la tua integrità e soprattutto i tuoi desideri più profondi. Avrai successo nel manifestare i tuoi desideri più profondi che rispecchiano la tua integrità. Ci saranno momenti in cui dovrai difendere le tue scelte. Resilienza, no? Dimostrare determinazione, affrontare ostacoli
o delle persone che proveranno a metterti alla prova. Ci saranno delle persone che ti metteranno alla prova, ma ogni sfida superata ti farà crescere e consolidare la tua autorità. Ok? Quindi sul piano pratico questo significa che io vedo che potrebbero emergere, ti verranno dati dei ruoli di responsabilità, otterrai dei riconoscimenti importanti, consolidando collaborazioni strategiche, l'abbiamo visto qui, e farai anche delle mosse decisive che ti porteranno a risultati tangibili. Ma il successo non arriverà solo da questo lavoro di resilienza. Scusami, sarà anche una questione di intuizione, capacità di leggere le situazioni tra le righe, l'abbiamo visto nelle altre case, e di scegliere gli alleati affidabili, l'abbiamo già visto qua. Quindi tu dovrai bilanciare qua ambizione e prudenza senza farti intrappolare da conflitti inutili, e dovrai usare la saggezza e la resilienza. Quindi questa 10ª casa ti dice che tu quest'anno brillerai perché saprai mettere insieme competenza, intuizione e relazione con le persone giuste. Realizzerai progetti concreti, sarai riconosciuta o riconosciuto e costruirai un percorso che ti valorizza, restando fedele a te stessa o a te stesso, e questa è la bellezza. E il successo sarà solido, duraturo e motivato da ciò che veramente ami e desideri. Stupendo, grandioso, brave, bravi, bellissimo. Vediamo adesso invece la comunità, le amicizie, le alleanze, i nuovi alleati. 4 di coppe, regina di denari, Aci picchia e l'8 di spade. Sarai molto selettiva quest'anno, o selettivo, con le persone che ti circondano. Qua io vedo che ci saranno delle occasioni in cui alcune amicizie o alcune collaborazioni non ti daranno più ciò che ti serviva e potresti allontanarti da chi non vibra sulla tua stessa frequenza. Allo stesso tempo, chi rimane invece sarà davvero affidabile e ti porterà valore concreto nella tua vita, sia a livello pratico che emotivo. Quindi sul piano pratico potrebbero esserci qualche blocco o ritardo riguardante i progetti di gruppo, oppure la sensazione che alcune opportunità non stiano andando come speravi. Però è anche il momento giusto per chiarire le tue priorità e capire con chi vale la pena condividere la tua energia e il tuo tempo. Le figure nuove che entrano nella tua cerchia di gruppi o di amicizie quest'anno sono potenzialmente molto importanti, perché saranno persone pragmatiche, che ti daranno dei consigli concreti, ti supportano nei progetti, va bene? Quindi io qua vedo in questa casa che quest'anno farai una pulizia energetica nelle amicizie e nei contatti professionali. Lascerai spazio a rapporti autentici e proficui, imparando a selezionare chi realmente sostiene la tua crescita e chi no. Ci sarà un anno in cui le connessioni sociali diventano strumenti di consolidamento personale e di avanzamento nei tuoi progetti. Chi non fa questo viene allontanato da te. Ok? Ma perfetto così, perché hai grande intuizione. Andiamo a vedere adesso la 12ª e ultima casa, che è la casa dell'occulto, del karma, delle prove interiori che ti portano a realizzare l'espansione spirituale, il Dharma. Cavallo di bastoni, il giudizio, qua ci sei tu la tua carta, e il paggio di coppe. Allora, il giudizio è la tua carta, rappresenta l'acquario insieme alla stella, anche il matto, no? Allora, questo è l'anno in cui tu ti liberi dal ristagno della tua energia. Quante volte hai voluto portare avanti una visione, ma eri contraffatto da schemi mentali? Questo è l'anno che tu ti liberi e lo fai mentre i personaggi che entrano nella tua vita ti porteranno a chiudere questi cicli karmici. È molto intensa questa energia in questa casa. Mi dice che ci saranno delle situazioni e delle persone che arriveranno all'improvviso,
Queste persone o queste esperienze ti porteranno a guardare dentro di te, a riflettere sulle scelte fatte fino ad oggi, e ci sono degli incontri che ti cambiano completamente il punto di vista, anche dei messaggi importanti che arrivano da chi ti guida o da chi ti stimola la crescita interiore, e anche delle situazioni che chiuderanno completamente questi vecchi cicli, permettendoti di liberarti da pesi emotivi o dalle credenze limitanti che ti portavi da vite intere. Sul piano pratico, quindi, io qua vedo che ti troverai a chiarire dei conflitti nascosti, a chiudere rapporti tossici, a prendere decisioni importanti che ti aiutano a riallinearti con il tuo percorso di vita. Quindi è un momento di purificazione e di preparazione, cioè ciò che arriva quest'anno non è sempre evidente da subito, ma serve a costruire basi solide per il futuro, a livello emotivo, a livello spirituale, anche nelle relazioni. Cioè i risultati di quello che succede quest'anno a livello di prove interiori li vedi poi, mentre li affronti. Quindi questa 12ª casa porta rivelazioni e chiusure karmiche che aprono la strada a un 2026 più libero, più consapevole e pronto a ricevere ciò che veramente ti sostiene nel tuo cammino. Mamma mia, potentissimo. Questo è l'anno del tuo successo, del grande risveglio. Quindi quest'anno io vedo delle opportunità straordinarie, strabilianti nel lavoro, nelle relazioni, nella crescita personale. Qua vedo partnership solide, i tuoi progetti che finalmente decollano, e il successo arriverà dove riesci a unire ambizione e cuore. L'amore qui sarà autentico, sarà profondo, ci saranno incontri che aprono il cuore, che ti rafforzano la fiducia, e allo stesso tempo dovrai affrontare delle prove interiori dovute a chiusure di vecchi cicli, liberandoti da ciò che non ti serve più. Il 2026 è l'anno delle scelte decisive, della svolta epocale, che cambieranno la tua vita per sempre. Una cosetta, insomma. Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale, e ti daranno anche il rituale da portare avanti per integrare tutto questo. Allora, è un anno bellissimo, bellissimo, dove avrai il coraggio di essere chi sei, superando paure, incertezze, ok? Acquario 2026. Si è girata da sola. La rabbia, a me tanto cara. La rabbia, questa forza qui. Quante volte vi ho detto che Ares, il dio della guerra, della rabbia, l'ira, è sempre stato il mio amante da sempre, come daimon, come realizzazione dell'anima. Ecco, quella rabbia io l'ho trasformata in impeto guerriero. E questa forza nella prima casa. Allearsi con la rabbia, rituale erotico della Kundalini, che io, prima di dirvelo, io lo facevo anche 2 o 3 volte al giorno, il rituale con la Kundalini della rabbia. Ogni immagine del mio quotidiano era suscettibile di rabbia, era suscettibile quindi di, affinché io integrassi Ares, il dio della guerra, della rabbia, e potessi trasformarmi nel guerriero che poi sarei diventato. Quindi questa tensione, anche queste tensioni, vi leggo questa carta perché non voglio perdermi nemmeno una goccia di questa carta qua con il rituale annesso. 14. Tra l'altro numero 14 è corrispondente anche alla temperanza degli arcani maggiori, no? Cosa vuol dire? Alleati ad Ares e avrai la pace dentro di te per realizzare qualunque cosa. Ok. 14. Allora,
La rabbia è un archetipo profondo e universale. La rabbia è una dea che esiste al di là della tua esperienza individuale. Per essere libero devi saper ruggire di rabbia e di forza quanto una tigre, risvegliando la conoscenza più selvaggia e la pace più profonda. Il responso del drago. Quest'anno hai bisogno di rabbia e di pace. Rabbia numero 14, pace e temperanza. Hai bisogno di ruggire e hai bisogno di pacificare. Hai bisogno di gridare, hai bisogno di tacere, di essere vigile e sognare simultaneamente. Tu sei una pluralità di forze che assumono una complessità di aspetti, molteplici idee, sentimenti, sensazioni che spesso sono in contrasto tra loro. E per questo a volte ti arrabbi con te stesso. Per quanto ciò non piaccia alla ragione, è il tuo modo di essere ed è bello così. Hai tante cose, tanti aspetti di te, a volte ti arrabbi. La ragione non piace questa cosa, e invece è bella, sei bella così. L'idea che hai di te stesso ti preme addosso. Io vi dico sempre, dobbiamo liberarci dall'idea che abbiamo di noi stessi, dall'identità, altrimenti non possiamo realizzare i più grandi obiettivi, perché l'identità che abbiamo costruito è sulla base di credenze limitanti e tu quest'anno te ne liberi, ok? Allora, ossessionato dall'idea che hai di te stesso, da quello che l'ego ti ha costruito, percepisci come fallimenti i momenti in cui non riesci più a rientrare nei parametri dell'immagine di te stesso. Ti arrabbi di una rabbia autoindotta perché gli eventi non accondiscendono alle aspettative del tuo io, del tuo ego. Momentaneamente incapace di fronteggiare la variabilità degli accadimenti con la molteplicità dei tuoi aspetti interiori, opponi alla vita la stessa faccia, sicuro di avere solamente quella. Cioè, si sta dicendo, come ti approcci a una situazione che ti crea rabbia? Può essere una persona, un evento, come ti approcci? Sempre con la stessa solfa? È colpa tua, mannaggia. No, tu credi di avere solo quella faccia, quella che accusa l'altro, accusa gli eventi. Tu in personale lo dico, come reagivo io. Invece quando ho iniziato a reagire a cosa mi dava rabbia con l'approccio sciamanico, con Emao Meraviglia o con la danza del piacere, con il rituale erotico, la mia vita è cambiata. Ok, ma lo so, migliaia di voi già l'avete sperimentato, lo dico soprattutto per le nuove iscritte, i nuovi iscritti. Quindi devi piuttosto trovare la bellezza nella rabbia, perché anche la rabbia è una divinità, è una dea dai molteplici volti. Chiamiamola dea della rabbia, chiamiamolo Ares, il dio della guerra, è uguale. Per vedere la bellezza nella rabbia devi immergerti nell'oscurità del limite, perché ciò che risplende ancora di più nella notte. Se sei nella rabbia, è nella rabbia che devi rinascere. Se sei arrabbiata, è nella rabbia che devi stare. Stai nell'emozione, stai nel disagio. Ho fede in te, devi dire alla rabbia. Ho fede in te. Ecco perché si trasforma poi in impeto guerriero. Osserva la rabbia e non agirla, cioè andare a spaccare i muri o le macchine. Agirla vuol dire disperderla, perdi l'opportunità di potenziarti con la rabbia. Contemplala piuttosto, la vedrai crescere sempre di più e poi la vedrai trasformarsi in pura energia e in bellezza, diventando una tua potente alleata. Qua ti dai il rituale della buona riuscita. Vediamo qual è questo rituale. Guarda, ragazze e miei ragazzi, questo rituale lo faremo in un podcast magari. Perché vi dico questo? Perché vi dico quello che ho appreso io facendo il rituale erotico della Kundalini quando c'è la rabbia. Va bene? Solo rituale erotico della Kundalini quando c'è la rabbia, unendoci all'emozione. E ribalti tutto. Lo trovate nella mia playlist Yoga Sciamanico. Poi inizieremo a fare le masterclass dove, che sia rabbia, che sia frustrazione, che sia tristezza, ribaltiamo la prospettiva e tu, o sì, qualsiasi obiettivo lo raggiungi. Ma già le carte mi hanno detto che tu lo farai. Realizzerai quegli obiettivi. Ok? Wow, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.